Lo so che oggi passerò forse anche per megalomane, lo metto in conto, ma per me l'argomento di oggi è importante. No, non è importante il dissing. Non è importante il dissing tra Spalletti e Conte. No, no, quello è il risultato finale. E il risultato finale è disgustoso. Ma come ci arriviamo al dissing inutile tra Conte e Spalletti? Lo voglio chiamare così per essere sintetico. Dove lo dico subito, i due protagonisti, appunto, Spalletti da una parte, Conte dall'altra, sono le due vittime oggi. Entrambi, entrambi. Però datemi modo di arrivarci però alla conclusione, eh. Non siate affrettati. Perché altrimenti poi lo so che ormai si va avanti per short, per reel, no? Il contenuto di 10 secondi perché non possiamo stare lì ad ascoltare. Però datemi un po' di tempo. E attenzione, finché lo fa il TikToker, lo YouTuber, quelli come me, finché lo fanno loro di acchialappare qua e là, lo posso anche capire. Lo posso anche capire, non accettare, ma lo posso anche capire. Ma quando il giornalista che dovrebbe favorire la comunicazione è quello che invece è il cavilloso, va a prendere il cavillo. C'è un cortocircuito, ragazzi. C'è un cortocircuito. Ragazzi, e sta cosa è grave, perché poi il risultato di quello che vediamo in campo, o spesso e volentieri anche fuori, per come viene alimentato, è perché la comunicazione non è... Cioè, poi ci lamentiamo della comunicazione degli allenatori. Vede, poi ci lamentiamo che allenatori, giocatori vanno lì in conferenza e fanno 0-0. Ci lamentiamo. Però perché fanno 0-0? Perché fanno 0-0? Perché poi vedete come dal nulla si vanno a creare delle robe che non hanno nessuna ragione di esistere, ma nessuna, ragazzi. Perché? Allora, con calma, ci arrivo. No, no, non sto neanche qui oggi a dire like, che se fate un po' come vi pare, perché ci tengo più che altro al discorso in sé. E vi dico, no? Per chi non fosse aggiornato, il tutto nasce da... Il tutto nasce da Spalletti che tra le tante interviste e diciamolo nel post gara di una partita, un allenatore si trova a rispondere, credo su per giù almeno a 50 domande, no? Credo, più o meno, non lo so, magari sto esagerando, però tra Rai, come nel caso di Juventus-Napoli, c'è stata la Rai, c'è stato Sky, DAZN, la conferenza, quindi ex calciatori, opinionisti, giornalisti. Ci sono tante domande e poco fa Spalletti ci fa sapere tra l'altro che lui alla Rai dice giustamente e poi oggi abbiamo battuto i campioni d'Italia, la squadra più forte, lo dice lui, no? In conferenza gli è scappato erroneamente e perciò decontestualizzare è una roba anche ma è una roba anche ragazzi, non voglio utilizzare termini brutti, ma il giornalista che decontestualizza non fa bene il suo lavoro, ragazzi. Non facciamo passare per genio uno che va a trovare il cavillo. In conferenza si trova a dire oggi c'erano gli ex campioni d'Italia, ma lui lo intende non come squadra che non vincerà lo scudetto quest'anno, lo intende come squadra che lo ha vinto l'anno scorso. Fa un errore cioè un errore che se lo decontestualizzi sembra brutto. Se vai a vedere l'intervista capisci che tra le tante cose, tra le tante interviste gli è scappato, ma ripeto, perché lui lo intendeva sempre come squadra che l'ha vinto l'anno scorso il campionato. Uno che poco azione cervello ci arriva. Se lo vai a decontestualizzare, e che fa il giornalista? Oggi a Conte dice: ma hai sentito Spalletti? Cioè, Conte, Antonio, hai sentito? Non lo so perché non l'ho voluto non lo voglio neanche sapere chi è quel giornalista che va a riportare Conte oggi. Cioè, oggi Conte si gioca la Champions, cioè gli vanno a riportare l'intervista di Spalletti, ripeto, dove in tante occasioni
giustamente ha elogiato il Napoli, dipingendolo come la squadra più forte, dipingendoli come i campioni d'Italia, vanno a prendere da pretesto, decontestualizzando il momento in cui gli dicono no ma vi ha chiamati ex campione d'Italia. E Conte sente questo e vi dico una roba, a me non sta simpatico per atteggiamento né uno né l'altro, perché anche Spalletti non è che sia un santo. Spalletti spesso e volentieri, l'ho visto l'altra sera, si è rivolto alla Mizzoni anche in maniera un po' troppo aggressiva. Non mi piace in certe circostanze. Ma Spalletti è uno dei pochi che parla di calcio. Cioè, allora riportiamo. Quando lui parla di calcio, noi dovremmo stare lì e essere anche contenti perché parla di calcio. Poi, per carità, anche lui nei modi. Alcune volte è sgarbato, non è proprio lineare. Per carità. Ma ribadisco, quello che è stato fatto oggi è veramente è lo scarto e cosa si può fare per esercitare male la tua professione. Questo è. Senza se e senza ma, ragazzi miei. Questo è. Perché vai a creare dal nulla ripeto, un qualcosa che lo posso capire tra gli youtuber. Cioè, il creare il dissing, un altro po', anche tra gli youtuber che lo fanno per interazione. Ma neanche loro più interessa il dissing. Cioè, lo va a creare il giornalista, il dissing. Cioè, sta roba raga, sta roba è grave. Sta roba è grave. Sta roba è grave. Vuol dire che c'è gente che non fa bene il suo lavoro, ragazzi. Lo fa proprio male. Questo è il punto. E Conte giustamente, ripeto, e per me giustamente dice, scusa, se ci ha chiamato ex campione d'Italia è una mancanza di rispetto, perché comunque noi. No, no, per me il discorso di Antonio Conte fila, perché mo sento giustamente i juventini che dicono no, ma subito Antonio Conte per maloso, male, no, male, che figura che fa. No, 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 la figura non la fa né Conte né Spalletti, non hanno fatto figure loro, assolutamente no. In questo caso sono entrambi vittime, ribadisco, di una comunicazione che non funziona. Che non funziona, non si, cioè, ma non esiste, non esiste. E fa benissimo Spalletti oggi, per esempio, su Instagram poco fa, a riportare una delle sue tante interviste post Juventus Napoli, dove ribadisce la forza del Napoli e li chiama campione d'Italia. E poco fa anche a Sky dice le parole di Conte, ma di cosa parliamo? Andiamo. Perché poi questo è, le parole di Conte, no? Il punto dovrebbe essere, ma chi ha tirato fuori una ciofega del genere? Chi l'ha tirata fuori? Ragazzi, questo è il punto. Cioè, il Napoli si gioca la Champions, potrebbe essere eliminato dall'Inghilterra, ma parlate di questo! Giornalisti, puntate su questo, puntate sul campo. Ormai, cioè, non si parla di campo e perciò non ce li meritiamo neanche quelli che parlano di campo. Non ce li meritiamo neanche. Se oggi la comunicazione, ripeto, anche dei protagonisti è questa qua, io inizio anche a capire, ribadisco, li capisco. Capisco gli allenatori che fanno 0-0. È giusto che facciano 0-0. Perché se poi il giornalista Pinco Palla ti va a tirare fuori una roba del genere, di che parliamo? Di che parliamo? Perché ci saranno tanti che adesso non avranno capito la situazione, perché non hanno il tempo di andarsi a sentire l'intervista di Spalletti integrale, la conferenza stampa post partita o quello che dice a Rai. Non è che si possono fare lì il giro di tutte le emittenti TV. Non è e poi allo stesso tempo capisco, ripeto, Spalletti, che dopo una partita del genere ti trovi bombardato di domanda. Un errore, ripeto, un errore, ma non un errore concettuale dove tu ti sbagli magari la punteggiatura. Ti può capitare, ma essere lì a prenderlo come cavillo per tirare fuori il dissing, ripeto, questa è una roba che ormai non fanno neanche i TikTok, non fanno neanche gli YouTuber, neanche loro ormai. Cioè, quindi per me ribadisco, è un punto basso, è un punto veramente basso. Ripeto, io sono schifato, sono molto schifato. Oggi per l'ennesima volta vedo una comunicazione che non ci rappresenta al meglio sotto nessun aspetto, perché gli addetti ai lavori non fanno bene, nessuno fa bene il proprio lavoro, nessuno. Gli allenatori di conseguenza non possono fare una comunicazione schietta, perché poi succede una roba del genere.
Perché poi succede una roba del genere. Va bene, ragazzi, questa è una roba. Non lo so, ci tenevo a sfogarmi su questa situazione perché è veramente lo specchio un po' di come. Di quello che è il linguaggio di oggi. È proprio per questo, no? Quando un allenatore come Kivu lo senti e quasi sembra una nota stonata. Quasi sembra una nota stonata. Però arriverà anche per lui il passaggio a vuoto. E se ci sarà chi cavillerà, ci sarà poco da fare. Perché ripeto, cioè Spalletti è un allenatore che ti dà tantissimi spunti per parlare di calcio. Lui parla di calcio nei post partita. Lui parla di calcio, ti spiega proprio i movimenti, le caratteristiche dei giocatori, come ha scelto determinate situazioni. E riusciamo a tirar fuori una roba del genere? Veramente, io non ho parole. Non ho parole. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate la casa se volete, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.